Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto è il weekend di Napoli-Juventus, emergenza in mediana, in casa nostra, emergenza in difesa, in casa bianconera ed è una Juve che sta calcolando al dettaglio questa trasferta, tanto è vero che arriveranno a Napoli domani verso le ore 12 evitando il pernottamento in città. Ma ci arriviamo, facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se passate per la prima volta e volete farlo, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo così si mette in moto e diciamo riceve questa scossa verso la partita di domani. Detto questo, Luciano Spalletti per la gara contro il Napoli ha scelto di arrivare a Capodichino alle ore 12 con un volo charter e spostarsi direttamente all'Hotel Parkers dove sono previsti pranzo, riunione tecnica e preparazione finale alla gara del Maradona. Spalletti ha pensato di cambiare il ritmo dei prepartita juventini e a Napoli si andrà e si tornerà in giornata. A ogni trasferta i bianconeri dovevano sorbirsi nottate di clacson, la resta in zona hotel, i relativi insulti, eccetera, eccetera. Noi ci auguriamo che pur curando questi dettagli la squadra bianconera torni a Torino carica di palloni e facciamo valere il nostro fattore casa anche domani sera. Due squadre in emergenza, reparti diversi, chi la spunterà? Andiamo a vedere le probabili formazioni e le ultime sia per quanto riguarda il nostro Napoli sia per quanto riguarda la Juve di Spalletti. Antonio Conte deve fare i conti con l'ennesimo infortunio, stavolta quello di Stanislav Lobotka. Il modulo sarà sempre lo stesso, 3-4-2-1, Savic in porta, torna la linea 3 di difesa titolare, Beukema, Rachmani e Buongiorno, sulle corsie di destra Di Lorenzo e di là un ballottaggio Spinazzolo-Olivera con Olivera favorito sull'italiano, almeno ad oggi in mezzo al campo McTominay è uno tra Elmas e Vergara, con Elmas favorito in attacco Neres, Lang e Højlund e mi auguro che giochi Neres perché dal punto di vista tattico possiamo sfruttare una situazione, ma ci arriviamo a quella situazione. Le ultime sulla Juventus, Luciano Spalletti ha ricevuto due pessime notizie in settimana, infortunio Vlahovic e Gatti, e il tecnico dei bianconeri deve correre ai ripari per quanto riguarda soprattutto la linea difensiva. 3-4-2-1 Di Gregorio, difesa a 3, Calulu, Kelly e Cop Miners sono contati anche perché fuori Gatti, fuori Rugani, resta solo Cabal in panchina. In cabina di regia Locatelli con Kefren Turam sicuramente perché ha defaticato nella partita di Coppa. In attacco ovviamente ci sarà Ildiz con Seisao a ridosso della punta, David o Openda, David favorito credo su Openda o Openda per come lo si voglia chiamare. Gli esterni saranno da un lato Cambiaso e dall'altro Kostic o McKennie. Ecco perché diciamo dal punto di vista delle fasce sulla zona Neres c'è da vedere questa situazione, perché se la Juve non riesce diciamo a fare le preventive come si deve in zona Neres, Cop Manners ne può soffrire e non poco, perché la gamba è diversa, uno contro uno possiamo andare in porta diciamo fronteggiando la linea di difesa avversaria e quindi l'emergenza della Juve è tutta lì sulla linea difensiva. Noi ce l'abbiamo in mediana e quindi potrebbe giocare Elmas o Vergara. Io mi auguro che giochi Elmas, ma non perché sto bocciando ovviamente Vergara, che mi è piaciuto anche nella partita di Coppa Italia, ma perché se gli vai a dare gli stessi compiti che davi all'Obotka, ovvero prima pressione quando la squadra avversaria parte dal basso e quindi andare a pressare la linea di difesa per poi tornare indietro, schermare la difesa del Napoli, in questo caso gestendo palloni e ripulendo, ecco, situazioni complicate, vedo un Elmas più pronto, perché Vergara mi sembra un centrocampista un tantino con un piglio più offensivo, dove il passaggio lo si rischia sempre e in tutte le zone del campo. Ci sono state alcune palle perse nella Coppa, nella partita di Coppa, che potevano rivelarsi più sanguinose del solito nel caso
l'avversario aveva più qualità e riusciva a sfruttare gli spazi che si erano aperti, e quindi attenzione a chi mettiamo in campo al posto di Lobotka, ma non perché sto bocciando chi resterà in panchina, ma per quanto riguarda l'aspetto tattico e la situazione della partita. Io mi auguro che riusciamo a sovrastare questa Juventus che, dobbiamo dire, pian piano sta trovando la quadra, e quindi dal punto di vista degli automatismi non è la Juve della prima giornata con Spalletti, ma qualcosina diciamo sta migliorando. Non troveremo una Juve che arriverà al Maradona, credo, all'arma bianca, si spingerà in avanti, vorrà fare la partita, eccetera, anche perché Spalletti sa benissimo che nel caso ti scopri in ripartenza il Napoli ti può fare veramente molto ma molto male. Quindi mi aspetto una partita a scacchi, mi aspetto una partita con pochi gol, un under se vogliamo metterla sul discorso delle scommesse, ecco, un under che potrebbe uscire, e il Napoli che deve sicuramente gestire la situazione in maniera impeccabile, cercando di non pensare alla partita di Champions League, perché io mi sono appuntato già tutto. Ieri c'è stata Benfica Sporting Lisbona 1-1, hanno giocato di venerdì e voi mi chiederete perché loro di venerdì, noi giochiamo di domenica, per il semplice fatto che loro diciamo che il calendario gli ha portato questa partita contro lo Sporting, che sarà impegnato in Champions martedì, quindi in base allo Sporting hanno dovuto comunque giocare di venerdì, o magari in Serie A si è giocato anche di sabato chi va a disputare poi la Champions di martedì, ma alla partita di Champions ci arriviamo proprio in questa settimana. Non dobbiamo assolutamente farci abbindolare dal abbiamo la partita mercoledì, gestiamo o non gestiamo, anche perché non c'è niente da gestire. In casa Napoli sono situazioni che, tra virgolette, ci siamo creati da soli, e poi abbiamo dalla nostra, in primis, Antonio Conte, che negli scontri diretti sa perfettamente il fatto suo, e il Napoli pochissime e rarissime volte ha steccato prestazione e risultato. Punto 2, nelle emergenze abbiamo sicuramente un allenatore più adatto, ecco, a trovare la quadra e gestire determinate situazioni. Dall'altra c'è un'emergenza in difesa, e quindi vedremo poi come la gestirà la Juventus. Sono sicuramente nervoso perché è sempre una partita più sentita, ma senza però andare in determinati discorsi. Spalletti ritornerà al Maradona, come lo accogliamo, lo fischiamo, non lo fischiamo, a me interessa molto ma molto poco. L'indifferenza sarebbe l'arma migliore, diciamo, è la risposta migliore, perché per quanto mi riguarda, ovviamente è passato un po' di tempo e abbiamo anche saputo determinati retroscena per quanto riguarda la situazione Spalletti, il Napoli, De Laurentiis e quant'altro. Il nostro presidente è stato un signore con la S maiuscola nei confronti di un allenatore che dal punto di vista umano ne deve mangiare di grano e di diciamo prodotti di campagna, e i suoi stivali rispetto a chi abbiamo noi in panchina, perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, gli infortuni, il gioco e questo e quell'altro, però dal punto di vista umano siamo 10 spanne sopra. Conte è 10 spanne sopra a Spalletti per quanto mi riguarda, perciò che poi si è rivelato tra dichiarazioni rilasciate e l'opposto che è stato fatto. Quindi, caro Luciano, non dimenticare gli stivali nel caso dovessero servire fanghiglia e cosa, oppure hai visto qualche appezzamento di terreno da voler comprare e mettere a nuovo a Napoli, perché il sole, i prodotti eccetera eccetera possono venire ancora meglio. Non te li dimenticare, oppure nel caso non li hai ancora comprati perché volevi gli stivali per la campagna eccetera, basta che fai uno squillo, noi per un paio di stivali certamente non ci facciamo il problema, li compreremo della miglior marca, così te ne torni a Torino, augurandoci che te ne torni a Torino con il sacco pieno di palloni, che sia un under o meno, un risultato diciamo di corto muso o meno, il sacco portatelo, perché è probabile che comunque qualche punto lo perdi. Detto questo, Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, ci ritorneremo magari
domani a ridosso del match, sperando che non ci siano però situazioni da rivedere e ritornare sulla formazione avendo perso qualcun altro, perché il problema sarà sempre e solamente quello in questo periodo. Forza Napoli, ciao!